Ciao amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come realizzare questi accappatoi da neonato. Andremo a realizzare questo nello specifico. Questo ve lo sto mostrando semplicemente perché qui ho creato questo ricamo e quando servirà, quindi il momento di inserire il cappuccio con il ricamo, ve lo spiegherò, anche se sto facendo questo dove il cappuccio appunto non ha il ricamo, così che vi do la doppia opzione se utilizzare una stoffa già come questa con una stampa, oppure se utilizzare una stoffa un po' più neutra e poi ricamarci qualcosa sopra, che può essere un nome, come può essere anche come questo un personaggio. Questo che vedete qui semplicissimo perché non ha la doppia stoffa, ma soltanto questo tessuto, che è un tessuto creato apposta per gli asciugamani, gli accappatoi per neonati. Poi vi lascerò qui sotto il link di dove l'ho acquistato io. Mentre questo, oltre al tessuto che appunto vi ho appena spiegato, ho inserito anche questo cotone con la stampa. Andremo a vedere questo perché è quello più elaborato, ha appunto come differenza soltanto il fatto che ho inserito questa parte dietro, mentre qui appunto vedete è bianco sia avanti che dietro, è tutto completamente bianco, quindi diciamo che questo è ancora più semplice di quest'altro, ma non vi preoccupate perché non è così complicato, è alla portata di tutto, di tutti, anche dei principianti che stanno iniziando quindi adesso a utilizzare la macchina da cucire, perché sono dei passaggi veramente semplicissimi, non abbiamo cose particolari da fare. E questo è un lavoro che mi è stato richiesto appunto da una persona che mi segue come voi e che voleva sapere quindi come poter realizzare questo accappatoio. Io ogni tanto quindi farò anche dei video dove voi appunto mi chiedete delle cose. L'unica cosa che vi chiedo però è di avere un po' di pazienza, perché siete tanti che mi chiedete di creare del video con delle richieste specifiche, soltanto che poi devo farli capitare in mezzo a video che già ho programmato e video che mi chiedete, quindi vi metto in ordine man mano che mi fate le richieste e poi li farò man mano in base a chi me l'ha chiesto prima. Però piano piano farò i video per tutti, quindi se avete delle richieste specifiche me lo scrivete sotto al video e io vi metto nella lista. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! L'occorrente per questo video è il seguente: un pezzo di tessuto. Io utilizzo questa spugna è una spugna creata apposta per i bambini, è in cotone sofficissima, poi magari qui sotto vi metterò il link di dove l'ho presa, così se la volete riprendere uguale potete farlo. Questa è una spugna proprio adatta ai neonati perché è morbida, anallergica ed è di puro cotone, quindi andate sul sicuro. Poi essendo comunque molto leggera, vedete, molto sottile, ma comunque è una spugna che assorbe tantissimo, come le classiche asciugamani in spugna appunto. Per rivestire ciò, perché poi rimarrebbe bianco l'accappatoio e non mi piace, andrò a utilizzare questa stoffa. È sempre in cotone, ma questo poi vedete voi insomma come rivestirla, è a vostro gusto e piacere. Entrambi devono misurare 78 x 78. Allora, se comprate questa è già la misura di 78 x 78 e non serve che tagliate, dovete tagliare solo quest'altra stoffa, altrimenti fate questo quadrato 78 x 78. Vi occorre un triangolo sempre di questo tessuto e di questo tessuto, quindi due triangoli, uno di questo e uno di questo tessuto, che devono misurare 32 x 32 e poi tirate la diagonale.
Una volta che avete fatto ciò, adesso vi faccio vedere quindi il procedimento per l'assemblaggio e come cucirlo. Se non acquistate questo tessuto ma prendete un'altra spugna, non avete l'angolo tondo. Se vi piace l'accappatoio con l'angolo tondo, questo poi sarà facoltativo perché potete lasciare anche l'angolo tranquillamente normale, non stondato. Mettete quindi per chi lo volesse tondo, basta prendere un coperchio, un piattino, insomma vedete voi, o anche il compasso, e tracciate una linea e poi andate a tagliare il rotondo. Io per anticipare ho già messo i due pezzi di tessuto uno sull'altro, va messo dritto contro dritto, perché anche questo quando lo andate a acquistare vedete che ha un dritto e un rovescio, quindi andrete a mettere dritto contro dritto, poi blocchiamo quindi tutto intorno i due tessuti utilizzando quindi dei spilli in questo modo. Quindi una volta che abbiamo fatto tutto questo, adesso dobbiamo semplicemente andare a cucire il contorno, ma dobbiamo lasciare aperto un lato, quindi mettiamo le nostre 4 dita e lasciamo aperto quindi da qui a qui. Io adesso per segnarmelo prendo un altro ago e lo metto in questa posizione, quindi uno qui e un altro me lo metto di qua, ok? Quindi o lo segnate con un gessetto, con una penna cancellabile, oppure mettete due aghi infilati anziché orizzontalmente e verticalmente. Quindi adesso andrò sotto macchina e incomincerò a cucire tutto il contorno lasciando aperto questa zona. Lo dobbiamo cucire lasciando circa, quindi mettendo il tessuto a bordo piedino, lasciamo circa 1 centimetro, quindi mettiamo il piedino, abbiamo detto a bordo, quindi il bordo tessuto deve toccare il bordo del piedino, ma andiamo a spostare l'ago, quindi aspettate che tolgo questo, andiamo a spostare l'ago tutto quanto verso sinistra, al massimo. Ne dobbiamo lasciare diciamo circa 1 centimetro. Bassiamo l'ago, poi se avete il punto per fare il nodo nella macchina fate quello, se no fate un pochino avanti e indietro un po' di volte e poi proseguite andando a cucire. Qui nelle curve ovviamente andate piano piano se siete alle prime armi, così che insomma siete sicuri di far bene la curva e non correte, intanto non andate di fretta, non vi corre dietro nessuno, però un lavoro riuscito bene è sicuramente migliore che un lavoro fatto di corsa e fatto male. Piano piano nella curva vado e giro in questo modo, mi vado a girare il tessuto, sempre facendo attenzione che il piedino sia al bordo del tessuto, quindi è importante che dovete prestare attenzione su questo punto. E continuo così per tutto il perimetro. Adesso che abbiamo cucito quindi tutto il contorno, andiamo con una forbicina, che può essere questa, oppure se non avete questa va bene anche un altro tipo di forbicina. Andiamo a tagliare qui agli angoli, quindi qui dove abbiamo fatto l'angolo stondato andiamo e facciamo tanti piccoli taglietti, ovviamente cercando di non andare sulla cucitura perché se no poi lì scuciamo. Quindi andiamo e facciamo tutti questi piccoli tagliettini in questo modo.
Questo serve perché così quando svoltiamo poi il lavoro viene svoltato molto meglio. Quindi soltanto qui sulla parte rotonda, vedete? In questo modo facciamo tutti questi tagliettini. Io proseguo così anche per gli altri angoli. Ok, adesso che abbiamo finito di tagliare gli angolini, da dove abbiamo lasciato aperto andiamo e svoltiamo il nostro lavoro. Quindi facciamo in questo modo. Io ci metto proprio la mano dentro e tiro fuori un angoletto e da lì incomincio e tiro fuori tutto il tessuto. Non tirate con forza, altrimenti si scuce la parte dove avete bloccato. Adesso tiriamo per bene fuori tutti gli angoli e sistemiamo poi il tessuto. Quindi cerchiamo di mettere bene poi la cucitura così, sistemando bene sia gli angoletti che le parti dritte, in questo modo. Adesso dove avevamo lasciato aperto non vi preoccupate, perché qui poi dobbiamo inserirci il cappuccio e quindi quando ci mettiamo il cappuccio, cucendo il cappuccio in automatico andrà chiuso, quindi per ora possiamo anche tranquillamente lasciarlo così. Al limite possiamo bloccarlo magari con dei spilli, giusto per far sì che insomma ci ricordiamo che quello è la parte poi aperta, ma non è necessario, insomma. Ok, adesso fatto ciò, quello che dobbiamo andare a fare è il cappuccio. Quindi prendiamo i nostri triangoli, possiamo, questo lo mettiamo temporaneamente da una parte. Ok, adesso prendiamo i due triangoli, mettiamo dritto contro dritto, quindi dritto contro dritto, li appoggiamo uno sull'altro, blocchiamo la diagonale che ci siamo trovati, perché abbiamo detto che il triangolo un lato è di 32 cm per 32, poi per chi lo vuole far arrotondato, come arrotondato magari l'accappatoio, arrotonda anche il cappuccio, e se no lo lasciate, se avete lasciato l'angolo retto, lasciate l'angolo retto pure sul cappuccio. Dopo averli posizionati dritto contro dritto, mettiamo i spilli solo sulla diagonale che ci siamo trovati e adesso andiamo sotto macchina e andiamo a cucire bordo tessuto questo lato. Ovviamente in questo caso lasciamo andiamo a cucire circa un 3-4 mm dal bordo, massimo 5 mm, perché poi vi farò vedere come rifinire poi in un secondo tempo il tutto. Quindi prendiamo la nostra macchina e cominciamo a cucire questo lato. Ovviamente blocchiamo sia all'inizio che alla fine il punto, quindi metto il mio piedino giù, ho spostato tutto l'ago tutto quanto completamente verso destra, abbasso l'ago, blocco il punto, quindi o se avete quello per bloccarlo con i nodi, o se no andando facendo avanti e indietro per un po' di volte, e poi incomincio a cucire. Adesso che ho fatto questa cucitura, cosa vado a fare? Vado a girarlo in questo modo, ok? Quindi non faccio altro che farlo svoltarlo e poi tiro fuori qui la piega, quindi facciamo questa piega sulla cucitura che abbiamo appena fatto,
Qui tagliamo poi la stoffa in eccesso, per ora insomma andiamo e pieghiamo bene questo lato. Allora qui poi potete anche stirare per appiattirla meglio. Io mo per velocizzare la cosa vado e inserisco direttamente i spilli, però se diciamo andate e stirate è la cosa migliore, se no come me insomma l'appiattite un po' con le mani e ci mettete gli spilli in questo modo. Ok, una volta messo questi spilli, prima di cominciare a cucire, controllate che i due tessuti questi coincidono bene. Allora, io che cosa ho fatto? Se notate, questo tessuto qui del disegno l'ho lasciato leggermente più grande, perché? Perché quando andate poi a fare questo lavoro di svoltamento, se non avete tagliato benissimo il tutto, rischiate che poi dopo non coincidano, quindi uno dei due lasciatelo leggermente più grande, tanto non ha importanza perché potete ritagliarlo benissimo in un secondo tempo. Adesso anche qui io adesso andrò e bloccherò con degli spilli, anzi lo blocchiamo dopo, va? Sì, tanto poi dobbiamo cucirlo lì sopra, quindi lo andremo a bloccare un secondo tempo. Però vado a tagliare questi due angolini che momentaneamente non ci servono, quindi questa parte di tessuto che qui esce fuori la andiamo e la tagliamo, sia questo che questo pezzo di qua, in questo modo, ovviamente sempre seguendo la diagonale, ok? Adesso quindi andiamo sotto macchina e facciamo questa cucitura. Questa cucitura però la andremo a fare a 1 centimetro dal bordo, ok? Così che tutto questo pezzo qui dentro rimarrà all'interno e poi non si vedrà. Quindi adesso vado sotto macchina e faccio questa cucitura a punto dritto, quindi sposterò nuovamente l'ago, questa volta tutto verso sinistra. Ok, mettiamo sotto qui per bene e andiamo e facciamo questa cucitura punto dritto, bordo piedino, se avete potuto spostare l'ago ovviamente, bassiamo l'ago, ok, e facciamo un punto di blocco. Allora, una cosa importante, se volete il cappuccio con un ricamo, con un nome, un qualsiasi cosa, prima di assemblare le due parti, la parte superiore gli dovete far fare ovviamente il ricamo, così poi quando le andate ad assemblare le due parti
sotto al cappuccio non si vedrà il ricamo perché rimarrà imprigionato tra i due tessuti. Questa è diciamo, una piccola premessa che faccio più che altro per le principianti che magari non ci pensano e vanno a ricamare dopo che l'hanno uniti i due tessuti. Meglio farlo prima, così poi non si vede alla rovescio il ricamo, ok? Adesso che abbiamo effettuato questa cucitura, cosa facciamo? Prendiamo di nuovo il nostro quadrato, ok, prendiamo la parte dove abbiamo lasciata aperta, quindi io ho lasciata aperta, ci ho messo i spilli per ricordarmelo, eccolo qui, su questo lato. Cosa faccio adesso? Mettiamo quindi la parte, quella esterna della nostra accappatoio, lo mettiamo rivolto verso di noi in questo modo, ok? Poi prendiamo questo angolo, lo giriamo e posizioniamo quindi questo dritto contro questo dritto in questo modo, così, ok? Cercando di far coincidere bene questo angolino che è stato fatto con quest'altro, così. Facciamo coincidere bene anche questo lato con questo lato, così, ok? Qui cerchiamo di posizionare bene anche queste parti, ok? E adesso andiamo a bloccare tutto con gli spilli, quindi prendiamo i nostri spilli e incominciamo a bloccare questi lati, così. Allora questi li togliamo perché ora non ci servono. Qui non fa niente che la stoffa è un po' più lunga, torno a ripetere, perché tanto dopo noi la andremo a tagliare, quindi va benissimo anche se è un pochino più lunga. Ok, adesso andiamo sotto macchina a effettuare questa cucitura tutta intorno. Questa cucitura la facciamo però di mezzo centimetro, anche meno, quindi rispostiamo tutto l'ago tutto quanto nuovamente verso destra. Arrivati qua, alzo il piedino, posiziono quindi qui al bordo e adesso vado a abbassare l'ago e a bloccare il punto e incomincio a cucire. Adesso andiamo con la forbice, andiamo a tagliare la stoffa, questa qui in eccesso, quindi quella appunto degli unicorni che avevo lasciato un pochino più lunga. E adesso andando a svoltare in questo modo, ok, abbiamo, vedete, un bellissimo cappuccio fatto molto
in modo molto carino qui. Ora qui potete decidere o lasciarlo così, ma poi vi si vedrà qui la cucitura e sinceramente a me non piace che si veda questa cucitura, oppure andare, come abbiamo fatto per il cappuccio, a creare quest'altra cucitura di rifinitura. Io la vado a effettuare adesso, la effettuerò però anche su tutto il perimetro, quindi dell'accappatoio, non soltanto qui sul cappuccio, per dargli una continuità e un rifinimento. Insomma, a me piace così. Poi ovviamente questo è discrezione vostra, perché poi ognuno andrà e farà in base a ciò che preferisce. Per fare questo lavoro ovviamente dobbiamo sistemarci prima bene, come abbiamo fatto prima, quindi tutto quanto per bene qui. Allora, sistemiamoci quindi per bene tutta la cucitura. Una volta ce la siamo sistemata per bene, andiamo e blocchiamo con dei spilli in questo modo, ok? Ovviamente questo lo dobbiamo fare dappertutto, non soltanto qui al cappuccio. Se volete cucire su tutto il perimetro, se volete farlo solo sul cappuccio, lo fate anche solo sul cappuccio e il resto rimane così, diciamo, in questo modo, che è carino lo stesso. Io invece lo faccio per bloccare un pochino meglio il tessuto. Quindi tiriamo per bene fuori la cucitura e blocchiamo. Ovviamente per fare questa cucitura io andrò a spostare nuovamente l'ago tutto verso sinistra, così da fare una cucitura larga di 1 centimetro come avevamo fatto qui. Non vi preoccupate se sentite che la stoffa è molto spessa, perché considerate che adesso di stoffa ce ne avete parecchia qui, perché avendo fatto appunto una cucitura di mezzo centimetro in questo punto e andando a fare una cucitura a 1 centimetro scavalliamo questa parte, quindi questa parte poi non andremo a prendere tutti i tessuti, ma andiamo a prendere soltanto i tessuti di quelli di sopra e quelli di sotto, ma non gli altri della piega. Adesso che ho messo gli spilli tutto intorno, vado sotto macchina a effettuare questa cucitura. Allora, abbiamo detto quindi che dobbiamo metterla a bordo piedino, quindi partiamo da un punto qualsiasi, va benissimo, possiamo anche partire qui o possiamo partire più su, insomma vedete voi quello che, come preferite farlo. Io partirò da qui, quindi un pochino più su del cappuccio, ok, metto giù il piedino, sposto l'ago, abbiamo detto tutto quanto verso sinistra, ok, abbasso l'ago, faccio un punto di finitura, cioè di blocco il punto e incomincio a cucire. Vedete, la macchina va bella tranquilla, perché ho scavallato tutta quella parte dove praticamente c'è tutto quell'accumulo di piega, così che la macchina almeno non fa fatica, perché si trova 8 tessuti, invece in questo modo se ne trova solo 4.
Ecco qui il nostro lavoro finito, quindi abbiamo cucito tutto il contorno. Vedete come viene? Questo poi basterà fare questo lavoro. Una volta che ci abbiamo messo il bambino qui, ed eccolo qua. Quindi questa è la parte interna del nostro accappatoio e questa è la parte esterna dell'accappatoio. Vedete quanto è carino il bordino? Secondo me è più rifinito, insomma, con questo bordino così. Questo è un metodo, diciamo, secondo me molto semplice, facile, è adatto veramente a tutti. Come vedete anche qui internamente è bello rivestito. Guardate, allora, vedete? Cioè non si vedono più quelle cuciture che si vedevano prima. Qui io ci ho lasciato l'etichetta perché così almeno per quanto riguarda questo tessuto che ho acquistato sanno chi lo compra o insomma o anche per chi lo usa sa come lavarlo e tutto quanto, sa di che materiale è fatto, però l'ho fatto in modo che rimane lì all'interno e non si vede. Però diciamo questo è poi facoltativo, perché se voi volete potete anche fare in modo che esce fuori e si vede quell'etichetta, o se volete mettere una vostra etichetta perché magari voi fate dei prodotti che poi vendete, potete anche fare in modo che quella etichetta venga magari posizionata anziché qui dove è il cappuccio, da quest'altra parte, così che insomma non o qui sotto, insomma la fate capitare sotto, all'angolino sotto forse è meglio, perché così almeno quando andate poi a coprire il bambino facendo in questo modo qui sotto dà meno fastidio. Invece questa era l'alternativa che vi avevo fatto vedere all'inizio, quello con il cappuccio dove c'è appunto il ricamo. In questo caso io non ho fatto come per qui mettendo la doppia stoffa, ma ho semplicemente aggiunto il cappuccio, diciamo già all'asciugamanino che ho acquistato. Vedete, perché comunque è bianco sia sopra che sotto e quindi rimane in questo modo. Però diciamo che il discorso è lo stesso, tranne la parte di mettere il doppio tessuto su questo lato. Qui l'etichetta, come vedete, l'ho lasciata qua sotto. Infatti nel momento in cui noi andremo poi a posizionare il bambino o la bambina, insomma, chiudiamo queste due parti in questo modo e poi l'etichetta, vedete, esce qui. Il bambino sarà qui con la testina qui e l'etichetta è qui. Questo diciamo era per farvi capire, eventualmente volete posizionare l'etichetta sotto anziché metterla come l'ho messa io adesso all'interno del cappuccio. Questo poi sono tutte opzioni. E anche all'interno del cappuccio non vi preoccupate che possa dar fastidio al bambino, perché la testa di un neonato considerate che è più piccola di questo cappuccio, quindi non è che si andrà a infilare la testa fino a lì perché sennò soffocherebbe. Quindi non va a toccare assolutamente l'etichetta che è lì all'interno, ok? Bene amici, e questi sono diciamo i miei accappatoi per neonati. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto, mettete un bel pollice in su, condividete per far crescere il canale. Per qualsiasi dubbio, domande, scrivetemele qui sotto così che vi potrò rispondere. Se avete altre idee o volete vedere altri video, scrivetemelo, che così come appunto come dicevo all'inizio, questa è una richiesta di una persona che mi segue, potrò anche poi creare quindi anche per voi
un video per ciò che voi volete vedere. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!